Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial, andremo a fare anche questa volta un progetto davvero semplicissimo e con materiali semplici. Il progetto è questo, come vedete i materiali sono davvero semplici: cipollotti 3x4, 3x2, delle super duo, un rivoli da 12 e rocaio 11,0 e 15,0. L'ho fatto in questa colorazione elegante e sono riuscita anche a recuperare queste monachelle. Mi sono messa piano piano e ho chiuso gli anellini qui sotto, mi dispiaceva non poterle utilizzare. Oggi andremo a fare il compagno di questo e adesso vi mostro nel dettaglio tutti i materiali. Ed ecco qua i materiali. Allora, avrete bisogno di un rivoli da 12 mm, una monachella o un perno, delle 15,0, delle 11,0, cipollotti 3x4 che userò in due colorazioni, questi neri e questi dorati, lo stesso i 3x2 che userò in due colorazioni, dorati e neri, e poi delle super duo. Questi sono tutti i materiali che andremo a utilizzare per fare questo orecchino. Quindi adesso mi preparo tutto e passiamo al tutorial. Ciao a tutti! Primo passaggio: dobbiamo inserire sul nostro filo un cipollotto 3x4 e 3 11,0 e ripeterlo per altre 3 volte. Dopodiché ripassiamo attraverso le perline, facciamo un paio di nodini e poi vi portate ad uscire da uno di questi cipollotti. Ed ecco qua, abbiamo chiuso a cerchio e sta uscendo da un cipollotto. Ora mettiamo sul lago questa sequenza: 3 11,0, un cipollottino 3x2 e altre 3 11,0. Da questo cipollotto ci inseriamo nel prossimo, andremo a formare degli archetti, vedete, in questo modo, e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua, abbiamo formato 4 archetti. Ora ci inseriamo nel primo archetto e ci portiamo ad uscire dal cipollottino. E adesso inseriamo questa sequenza: una 11, un cipollotto 3x2 e un'altra 11,0. Il cipollotto è sempre il 3x2. Da questo cipollotto ci inseriamo nel prossimo, andremo a formare la gabbietta dove poi posizioneremo il nostro rivoli. Di nuovo 11 cipollottino 3x2 e un'altra 11 e ci inseriamo nel prossimo cipollotto e dobbiamo continuare così fino alla fine. E abbiamo terminato anche questo giro. Sto uscendo sempre dal cipollottino questo dorato. Ora ci inseriamo nel prossimo archetto e ci portiamo ad uscire dal cipollotto. Adesso dobbiamo prendere il nostro rivoli, mettiamo a testa in giù e cominciamo a stringere in modo da cominciare a chiudere la gabbietta. Ora mettiamo sul lago 3 11 e ci inseriamo nel prossimo cipollotto. Mi raccomando, tirate bene il filo perché noi dobbiamo chiudere il retro. Di nuovo 3 11,0 e ci inseriamo nel prossimo cipollotto.
e continuate così fino alla fine, dopodiché fate un paio di giri per chiudere bene il retro. Ed ecco qua, abbiamo chiuso il retro. Ora con l'ago attraversate le perline verso il davanti della lavorazione. Io sto uscendo da questo cipollottino dorato. Ora noi dobbiamo posizionare altri cipollotti e iniziamo dove li andremo a posizionare in corrispondenza di queste che si trovano sul davanti. Quindi vedete, io da dove sto uscendo dal cipollottino mi inserisco nella prima rocaille 11/0 di queste tre in prossimità del cipollotto, vedete questo, e qui inserisco una 11, un cipollotto 3x4 e un'altra 11/0, e adesso con l'ago mi inserisco nella prossima fila di rocaille, delle tre rocaille, però con l'ago che va verso il retro della lavorazione, e andremo a inserire i cipollotti in questo spazio che si devono trovare in corrispondenza di quello dell'incastonatura. Ora attraversiamo il cipollottino, questo dorato, e poi di nuovo risaliamo nella prima 11/0 e qui di nuovo una 11, un cipollotto 3x4 e un'altra 11/0. Il filo esce che va sul davanti della lavorazione, noi con l'ago questa volta scendiamo nell'ultima delle tre. Vedete? Dobbiamo posizionare questi cipollotti in prossimità dei cipollotti che si trovano sulle rivoli. Fate questo per tutto il giro. Ed ecco qua, questo deve essere il risultato, vedete? Dobbiamo posizionare questi cipollotti in questo modo. Ora vi dovete portare ad uscire, noi abbiamo inserito questi cipollotti, ad uscire dalla seconda rocaille dopo il cipollotto, vedete? E adesso mettiamo sul lago 2 11, un cipollotto sempre 3x4 e un'altra e altre 2 11/0, scusate, 2 11, un cipollotto 3x4 e altre 2 11, e da questa rocaille dopo il cipollotto questo ci inseriamo nella prossima rocaille nel cipollotto questo nero ed usciamo da quella che si trova subito dopo. Dobbiamo formare come un archetto. Di nuovo 2 11, un cipollotto 3x4 e altre 2 11/0, e ne ho messe 3, va bene. 2 11, un cipollotto e altre 2 11/0, e ci dobbiamo inserire nella rocaille 11/0 prima del cipollotto. Ci inseriamo anche nel cipollotto e usciamo dalla prossima rocaille, e andremo a formare questi archetti anche sugli altri due lati. Fate questo e ci vediamo dopo, e questo sarà il risultato. Ora ci andremo ad inserire in questo primo archetto che abbiamo formato e usciamo dalla rocaille 11/0 che si trova dopo il cipollotto, vedete? Dobbiamo uscire dalla rocaille 11/0 dopo il cipollotto. Adesso inseriamo una 11, un cipollottino 3x2, un'altra 11, 2 super duo, una rocaille, un cipollotto e un'altra rocaille. I cipollotti sono i 3x2. Questa deve essere la sequenza: 11 cipollotto, 11 2 super duo, 11 cipollotto e un'altra 11. Da questa rocaille di questo arco ci inseriamo nella prima, cioè nell'ultima rocaille prima del cipollotto, quindi del secondo arco, e tirate il filo, vedete?
in questo modo. Ora rientriamo nel cipollotto e ci portiamo ad uscire dalla 11,0 e di nuovo 11 cipollotto 11, 2 superduo, 11 cipollotto 11, di nuovo la stessa sequenza. E da questa seconda, cioè da questa prima rocaille dopo il cipollotto, ci inseriamo nel prossimo arco, nell'ultima, in quella prima del cipollotto 3x4. Rientriamo nel cipollotto e usciamo dalla prima 11,0 e dobbiamo fare questo lavoro per tutto il giro. Ed ecco qua il risultato. Ora noi dobbiamo formare le due punte da un lato e dall'altra. Vi faccio vedere. Dobbiamo inserire questo cipollotto 11, le due superduo 11 e cipollotto, e dobbiamo farlo solo ai lati opposti. Quindi noi dobbiamo rientrare di nuovo in questa sequenza che abbiamo inserito prima, senza aggiungere niente, perché dobbiamo portarci ad uscire dal secondo cipollotto. Quindi rientriamo anche nel superduo, foro basso, e usciamo dal secondo cipollottino e qui inseriamo un cipollotto 3x4, una 11, 2 superduo, una 11 e un altro cipollotto 3x4. Andrò a utilizzare la seconda colorazione di cipollotti 3x4. Questa è la sequenza e ne metto sempre una in più. Da questo cipollottino ci inseriamo nel prossimo. Dobbiamo formare le due punte, quindi adesso dovete rientrare di nuovo in tutte e uscire dalla parte opposta, quindi da questo cipollottino qui in basso, e inserire la stessa sequenza. Ed ecco qua, abbiamo formato le basi per le due punte. Vedete, questa è l'ultima sequenza che io ho inserito. Ora portatevi ad uscire dal foro alto della seconda superduo. Ora mettete sul lago 2 15,0 e vi dovete inserire in questa 11, rientrare nel cipollotto e uscire dalla prossima 11,0 e tirate bene il filo. Ora ne inseriamo 5 di 15,0, sono 5 15,0 e da questa 11 rientriamo nell'ultima, quella prima del cipollotto 3x2. Ci inseriamo nel cipollotto e usciamo dalla prossima 11,0. Andremo a formare un archetto qui ai lati, qui di nuovo altre 2 15 e ci inseriamo nel foro alto della prima superduo. In mezzo a queste superduo andremo ad inserire un cipollotto 3x2. Tirate sempre bene il filo. Ora mettiamo sul lago 6 11,0, sono 6 11,0 e ci inseriamo nel foro alto di questa prima superduo. In mezzo a queste due superduo che formano la punta andremo ad inserire un'altra superduo e ci inseriamo
nella prossima. Di nuovo qui andremo ad inserire 6 11 0 e ci inseriamo nel foro alto della prima superduo. Qui in mezzo di nuovo un cipollotto 3x2. Invece qui andremo a inserire di nuovo 2 15 0 e ci dobbiamo inserire nella 11 nel cipollotto e uscire dalla prossima 11 0 per ricominciare di nuovo il giro. Vedete? In questo modo. E questo lavoro che abbiamo fatto qui al lato lo dovete fare anche da questa parte e poi inserire questa sequenza anche qui nella seconda punta. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, mi sono portata ad uscire da questo cipollotto. Ora andremo a fare l'ultima sequenza di questa punta e poi bisogna fare l'ultima sequenza anche dall'altra parte. Ora inseriamo sull'ago 3 11, un cipollotto 3x4 e altre 3 11 0. Questa è la sequenza: 3 11, un cipollotto 3x4 e altre 3 11. Da questo cipollotto 3x2 ci inseriamo nel foro alto di quest'ultima superduo. Qui sulla superduo andremo a fare un picot con le 15 0. Io andrò ad inserire prima 4 15 0, il filo esce da questa parte, mi raccomando tenetelo ben stretto tra le dita e noi rientriamo dalla parte opposta. Ora rientro nelle prime due e vado a formare la punta, quindi prendo una 15 e mi inserisco nelle altre due e mi inserisco anche nella superduo, così avremmo formato la punta. Di nuovo adesso vado ad inserire 3 11, un cipollotto 3x4 e altre 3 11 0 come prima e mi inserisco nel cipollottino 3x2 e tiro bene il filo e abbiamo completato una punta. Ora questo lavoro lo dobbiamo fare anche da questa parte, quindi dovete attraversare tutte queste perline, uscire dal cipollottino 3x2 e completare anche questa punta. La stessa sequenza di perline che abbiamo inserito qui la inseriremo anche da questa parte. Io andrò a fare il cappietto da questo lato, quindi ricordatevi di fare il gancio con le rocaille per poi inserire la monachella o il perno. Quindi fate questo lavoro anche da questo lato. Ed ecco qua, con quest'ultimo giro l'orecchino è terminato. Quello che vi consiglio dopo aver fatto anche il cappietto, quindi terminate le due punte, di farvi un giro di rinforzo tutto intorno per appunto rendere più rigido l'orecchino, soprattutto qui alle punte. Questo è l'altro. Come avete visto non è per niente difficile, anzi è semplicissimo e è adatto anche alle principianti. Io con questo vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutte!